buongiorno! Ci siamo spostati da Benicarlò e siamo arrivati in questo posticino davvero magnifico. Adesso sposto la tenda e vi faccio ammirare il panorama con noi. Aspettate. Abbiamo il paese di Peniscola, la città di Peniscola, con il castello arroccato che visiteremo nel pomeriggio di domani, poi vediamo. Toc toc. Sei in pausa riflessione davanti alla scogliera? No, come fai a non essere in pausa riflessione quando vedi questo panorama? Ringraziamo Furgonello, Davide e Valeria che ci hanno consigliato questo spot. Andate a visitare il loro canale, Furgonello, che sono due ragazzi strasimpatici. Davide è fuori come un balcone, io invece sono fuori come un terrazzo. Che in pratica è la stessa cosa. E loro ci hanno consigliato questo spottino veramente carino. Beh, qui bisogna essere muniti di cunei, altrimenti sei tutto in pendenza, tutto ghiaia, altro che scivolare. Domani mattina ci sveglieremo con questo paesaggio. Felicini, buongiorno! Ci troviamo a Peniscola, siamo a 220 km da Barcellona. Momento gossip. Confermiamo le recensioni che ci sono su Park4Night di questo spot. Tutte le mattine, da 10 alle 7 c'è una macchina rossa che passa, precisamente un Alfa, e che suona apposta per svegliare i camperisti. Questa mattina, dato che noi abbiamo le telecamere, le 4 telecamere e la dashcam sempre accesa, abbiamo registrato il pistolotto che tutte le mattine suona. Quindi sappiamo che è una macchina rossa, sappiamo che è un Alfa, ovviamente non diciamo la targa. Molto probabilmente lui esce alla mattina per andare o al bar o a prendere il giornale o a prendere le sigarette. Questa è una mia deduzione perché dopo circa 20 minuti ritorna, quindi passa circa 10 alle 7 e ritorna verso le 7:10, 7:15 verso casa, quindi salendo ancora. Praticamente a 10 alle 7/7 spunta da là in alto, scende, fa la strada, va in paese e alle 7:20 torna indietro e ritorna a casa. Vabbè, si diverte così, cosa devi fare? D'altra parte il mondo è bello perché ha variato. Il problema è che con noi casca male, perché noi un quarto alle 6, 5:30, un quarto alle 6 ci svegliamo. Cascato male. Peniscola, andiamo a vedere la città arroccata. Io voglio vedere il castello e andiamo anche a cercare la casa della Concia, che è una casa ricoperta interamente di conchiglie. Cos'è la Bruia? Non vorrei che sia questo il negozietto della carne che diceva Luisa,
Questo castello dei Templari fu costruito sui resti di un'antica città araba. Ah, là la statua di Papaluna, la vedi? La pensavo più grande, Vista dalle foto sembrava più grande. Eccoti qui Papaluna. Lui dovrebbe essere alto 2 metri. Ma ti sembra alto 2 metri? Magari se si alza in piedi, sì. Su Papaluna, alza il culetto e mostrati in tutta la tua bellezza. Questo Papa è Benedetto XIII, detto Papaluna. Questa statua è stata eretta in suo onore nel 2007 e lo scultore che la fece è Sergio Blanco. Questo è il Museo della Magia. Ragazzi, vi confermiamo che questa è una scuola di magia. Insegneranno ai ragazzi a fare trucchi magici o a praticare la magia nera, non si sa, speriamo. Come facevano nel Novecento. Sì, ma un escape room a Peniscola è una cosa stracommerciale, cioè un escape room a Peniscola. Bisogna dirlo allo zio Miki. Escape Peniscola! Zio Miki, venite te alla Zena e vediamo se uscite dall'escape room di Peniscola. O cadete nel mare. Adesso ci facciamo una bella siesta a pranzo. Cosa c'è da mangiare? Cosa abbiamo portato? Nada de nada. Nada de nada, perché stamattina alle 10:30 la mia dolce metà è stata così dolce di preparare una bella pizza, una buonissima pizza. Col tonno, olive e acciughe. Tonno, olive e acciughe. Il problema è che quando l'abbiamo vista, abbiamo usato il profumo, l'abbiamo mangiata subito. Era le 10:30 di mattina. Passate 3 ore dopo che mi ha fatto colazione. E quindi adesso avemos la bananas. Ahora vi presentiamo il platano. Nella nostra siesta platano e noci, mandorle e un pezzettino di cioccolato. Non ci possiamo lamentare, d'altronde abbiamo già pranzato. Buon appetito, felicini. Buon appetito. Amor, dopo aver chiesto a 35 persone, forse ce la facciamo, Ci siamo allenati a chiedere dove sta la casa della concia. Mamma mia. Guarda che scorcio, guarda che scorcio. Wow. Guarda che scorcio, guarda che scorcio. Eccola qua, finalmente abbiamo trovato la casa della concia. La casa della concia. Ma guarda, chissà quante conchiglie ci sono volute. Ho letto la storia di questa abitazione. Praticamente negli anni 50 una coppia venne a vivere qui, una coppia di giovani sposi venne a vivere qui, e lei, visto che c'era allora la crisi economica, decise di intraprendere l'attività di guida turistica, e le venne poi un'idea di, per aumentare il turismo qui di Peniscola, di ricoprire tutta la facciata della loro casa di conchiglie in modo da attirare ancora più turisti, e quindi da allora Peniscola ebbe un boom di turisti. Il particolare delle finestre è che sembrano un po' arabeggianti, Sì. Anche le chicche dei vasi, è vero, sono praticamente vasi ricoperti di conchiglie. Basta, io mi trasferisco alla casa della concia, va bene? Va bene, io ti Sono aspetto, vengo, no, ti aspetto sulla mia casa rodante. Allora Voilà. arrivo anch'io, sto qui per un paio d'ore e poi ti raggiungo. E qui siamo alle Hawaii.
cambiamo paesaggio di continuo. Passiamo da Peniscola in Spagna alle Hawaii direttamente. Vorrei una bella pina colada con vista sul mare. Un momentito, signorita. Vediamo. Ieri eravamo là, oggi Siamo invece qua. siamo qua. Ah, dobbiamo trovare il tratto che diceva Luisa, dove passa il mare. Siamo usciti ora dal negozietto perché abbiamo trovato il primo pensierino per il nostro bellissimo nipotino Axel. Fallo vedere. È incartato, ma poi ve lo faremo vedere. Ma lo diciamo che Molto cos'è? carino. Quando lo faremo vedere? No, noi diciamo, dai. Non lo diciamo perché Chico guarderà magari il video e quindi Esatto. deve essere una sorpresa anche per lui. Quindi è il primo di una lunga serie di regalini. Adesso prenderemo una borsettina quando arriviamo in camper, mettiamo tutto all'interno di quella borsettina e quella sarà la borsettina delle Di Axel. meraviglie. Sarà la borsettina che Axel aprirà al ritorno di ogni nostro viaggio, tipo calza della Befana, però la calza dei viaggi dei nonni. Tira la telecamera un po' più in su, amore. È la calza dei viaggi di nonno Marco e nonna Sara. La calza dei viaggi mi piace. Ciao ragazzi, stiamo Ciao. tornando da Sharky. Allora amore, il responso dopo la visita al castello medievale di Peniscola. Vediamo due responsi, il mio e quello di Sara. Vai, prima il tuo. Il paesello nelle mura mi è piaciuto moltissimo perché mi ha ricordato, ve lo ribadisco, un po' Santorini. Quindi con queste casette bianche, le viuzze a ciotoli, tutti i negoziettini, a me ristorantini, a me è piaciuto molto. Poi la casa della Conchas, che ve lo dica fa, però Marco è di un altro parere. Allora, ovviamente è sempre un mio parere personale. C'è una signora che sta sgridando il cagnolino. Allora, il mio parere personale è che è bello a livello di vista, bello a livello estetico, bei colori, una bella presentazione scenografica. Il problema è che secondo me è troppo commerciale. L'ho sentita, no scusate, l'ho sentita tanto commerciale. L'ho sentita vuol dire che l'ho sentita proprio a pelle. E vedendo anche tutte le macchine attorno alle mura, vedendo le macchine parcheggiate a fianco ai negozi, Tanti negozi di souvenir. sì, non l'ho vissuta come una cosa Come una cittadina un po', diciamo, antica. energetica, esatto, non l'ho vissuta come una cittadina antica, l'ho vissuta un po' come una cosa commerciale, però tutto sommato viste bellissime e scenografiche, come dicevo appunto. Tu devi guardare quello, la bellezza in sé delle strutture e del paesaggio, della natura. Il resto fatelo passare un po' in secondo piano. Ecco. Vabbè, comunque è giusto che lo dissi, perché se non lo dissi, come faceste a saperlo se non lo dissi? Ci mettiamo sempre tanto amore e impegno nel realizzare i video. Se vuoi sostenerci, iscriviti al canale e metti un like.